Ciao a tutti ed eccomi di ritorno con una super ricetta golosissima, un dolce che ancora non avevo realizzato qui per voi e che ora sono troppo felice di aver fatto. Vi proporrò la mia versione dei profiterol. Dico la mia perché chi mi conosce sa bene che mi piace sempre personalizzare le ricette e anche in questo caso ho voluto mettere la firma Mami. I bignè saranno quelli sardi, ossia i Spirichitus de Bentu, che vi proposi qualche anno fa e di cui vi lascerò la ricetta stampabile sia giù in descrizione nell'info box e sia nel primo commento sotto questo video. Non utilizzerò la panna, bensì le mandorle e il cioccolato per la glassatura sarà extra fondente al 70% ma misto. Un po' semplice e un po' con le mandorle e la scorza del limone al suo interno. Spero tanto che questa mia versione vi possa interessare e piacere. Vi posso garantire che a casa sono andati a ruba e il gusto che hanno, oltre alla consistenza, è un qualcosa di eccezionale. Inizieremo a pesare gli ingredienti per preparare la crema pasticcera. All'interno di una ciotola uniamo 25 g di maizena, ossia l'amido di mais, e 25 g di farina 00. Mescoliamo bene. All'interno di un pentolino versiamo 550 ml di latte e la scorza di un limone biologico tagliato a strisce. Attenzione che non resti attaccata alla parte bianca perché è amara. Mescoliamo e mettiamo da una parte. Ora in un'altra ciotola versiamo 90 g di zucchero e 3 tuorli derivanti da uova grandi. Mescoliamo bene con una frusta a mano, preleviamo 2 cucchiai dal latte aromatizzato al limone e li versiamo sul composto continuando a mescolare e poi aggiungiamo farina e maizena setacciati e continuiamo ad amalgamare bene il tutto, sempre con la frusta a mano. Nel frattempo trasferiamo il pentolino con il latte sui fornelli e portiamo ad ebollizione. Quando avrà raggiunto la giusta temperatura e quindi sulla superficie inizieranno a formarsi delle bollicine, spegniamo e aggiungiamo il composto appena preparato. Attendiamo giusto un minuto, così senza mescolare, e poi accendiamo nuovamente il fornello e a fiamma bassa mescoliamo energicamente finché la crema si sarà tutta addensata. La trasferiamo subito all'interno di una ciotola in vetro Pirex e mettiamo la pellicola trasparente a contatto con la superficie della crema. La facciamo freddare così a temperatura ambiente. Io precedentemente avevo già preparato i miei bignè sardi e ora li riempirò con abbondante crema, aiutandomi con una sac à poche rigida con il beccuccio lungo, proprio questa che vedete in video. Il procedimento quindi sarà molto semplice. Ne sacrifico subito uno, ovviamente, che finirà dritto nel mio pancino. E così vi mostro subito l'interno. Che buono! Ed eccoli qui tutti pronti. Con queste dosi usciranno tutti i bignè che vedete nel video, eccetto uno, ovviamente, quello che mi sono appena mangiata. Che golosona! Adesso dovremo preparare la glassa all'acqua al cioccolato. All'interno di un pentolino versiamo 90 g d'acqua, un cucchiaio di zucchero e mescoliamo. Pesiamo e spezzettiamo in una ciotola 210 g di cioccolato extra fondente di ottima qualità, non meno del 70% di cacao. Come vi ho già detto prima, io ho fatto un misto di gusti, ma siete ovviamente liberissimi di utilizzare il cioccolato che preferite, sempre però con quella percentuale di cacao. Trasferiamo il pentolino sul fuoco e portiamo ad ebollizione. Quando l'avrà raggiunta, abbassiamo la fiamma e versiamo il cioccolato. Mescoliamo bene finché
che si sarà tutto sciolto. Spegniamo e continuiamo a mescolare per un minuto. Trasferiamo subito il pentolino sul piano di lavoro e ci organizziamo in questo modo così come mostrato in video. Quando ancora la glassa è calda, tuffiamo all'interno del pentolino i bignè sardi e con l'aiuto di 2 forchette li rigiriamo delicatamente per farli avvolgere tutti dal cioccolato. Togliamo gli eccessi di cioccolato passando la forchetta così sul bordo del pentolino e adagiamo il primo bignè glassato al centro del piatto. Procediamo quindi in questo modo disponendoli l'uno accanto all'altro e l'uno sopra l'altro, creando quindi una sorta di piramide e proprio appunto la forma tipica del profiterol. Ed eccola qui la piramide più golosa che esista. Arrivati a questo punto io ho voluto creare una decorazione con le mandorle a lamelle, ma nella versione classica tra uno spazio e l'altro ci sono solitamente i riccioli di panna. A voi la scelta. È elegantissimo nella presentazione e irresistibile, ideale per un dessert fuori pasto o dopo i pasti. Verrete inebriati dalle note fresche del limone e delle mandorle in abbinamento al cioccolato e alla scioglievolezza della crema al suo interno. Morbidissimi, si scioglieranno in bocca, un vero paradiso per occhi e palato. Spero tanto che lo proverete anche voi, vi abbraccio forte forte e vi auguro una buonissima serata. Ciao!